qua intanto. Questa è la camera d'aria centrale del SAP. Linea verso l'alto, Ale. Sì. Adesso con molta pazienza bisogna andare in giro questi qua. Ok. Allora, facciamo una cosa.
Toglio questi direttamente? Ah no, questa ti taglia anche questa. Sì. Questa bianca. Ah, proprio direttamente. E via le dita. Via la mano sinistra. Faccio che si sta piegando un po' troppo il cutter. Si sta piegando un Sì, sacco. sì, sì. Mi sa che c'è un buchino che perde. Ragazzi, a sto punto penso che recupereremo solo le due valvole. È stato bello finché è durato. Beh, recuperiamo anche la corda. Ah sì, questo. Anche qua, Adesso aspettiamo fino a domani per vedere se rimane abbastanza gonfio e per vedere appunto se riusciamo ancora a riutilizzarlo. Ragazzi, bellissima notizia. La camera d'aria interna era intatta. Come vedete l'abbiamo un po' rifinito. Guardate qua. Ha una forma un po' diversa da prima. E poi abbiamo anche tenuto le due pinne, che non so se le incolleremo o faremo qualcosa, però le abbiamo comunque tenute a scanso di equivoci. Sì. Lo utilizzerà mia madre per, non so, cadere in acqua, cioè fare yoga, oppure per quando fa le riprese per il canale di mio fratello, che lui ha il canale di pesca. Christian sarà sul SAP a pescare, e mia madre la traineranno su questo coso da dietro mentre riprende. E questo è il piccolo SAP. Che si porta anche veramente con una facilità pazzesca.